Ta-da! Scambiatori saldobrasati, rame o nickel? Ebbene sì, gli scambiatori saldobrasati, come molti già sapranno, esistono di due tipologie: saldobrasati rame e saldobrasati nickel. Faccio un passo indietro. Come viene realizzato uno scambiatore saldobrasato? Uno scambiatore saldobrasato è uno scambiatore che viene realizzato, in sostanza vengono stampate le piastre in acciaio inossidabile, viene stampata a freddo sempre la lamina in rame o in nickel, lo scambiatore viene assemblato, diciamo, appoggiando le piastre una sopra l'altra e interponendo le lamine in rame o in nickel, posizionati i bocchelli. Una volta formato lo scambiatore di calore viene messo in un forno a temperatura di fusione del rame o del nickel, un forno sottovuoto, dove lo scambiatore viene lasciato, gli scambiatori, perché teniamo presente che il forno viene riempito di scambiatori, vengono lasciati per un certo numero di ore a una temperatura di fusione, ripeto, del rame o del nickel. Cosa accade? Che il rame o il nickel si scioglie, l'acciaio inossidabile no, per capillarità il rame va nei punti di contatto e, trascorso un determinato periodo, vengono estratti gli scambiatori pronti per essere utilizzati. Ovviamente tutti gli scambiatori vengono testati in pressione. Perché? Perché dopo un processo del genere non c'è possibilità di riparazione, ovvero o lo scambiatore funziona o perde. Se perde è uno scarto, non si può recuperare nulla. Diciamo che sulla produzione di scambiatori di calore a piastre saldobrasati ormai lo scarto ha veramente dei valori molto molto bassi. Veniamo al punto iniziale, nickel o rame. Diciamo che la tecnologia è partita con scambiatori rame, dopodiché sono nati gli scambiatori saldobrasati nickel. Questo perché? Perché il rame, pur essendo un ottimo materiale, ha dei limiti di compatibilità, soprattutto di resistenza alla corrosione nei confronti di certi prodotti. Se ad esempio utilizziamo scambiatori saldobrasati rame su vapore e l'acqua di caldaia viene trattata con ammine, ovviamente l'ammoniaca, le ammine non vanno d'accordo con il rame, lo corrodono e in poco tempo lo scambiatore comincerà a perdere. Su queste applicazioni inevitabilmente bisogna usare scambiatori nickel. Limite degli scambiatori nickel, la pressione, perché mentre uno scambiatore saldobrasato rame può arrivare tranquillamente a 30 bar o anche a pressioni superiori, come vedremo, lo scambiatore nickel ha una resistenza più bassa alla pressione. Uno scambiatore standard arriva a 16 bar, poi esistono versioni fino a 25 bar. E di conseguenza bisogna stare molto attenti a dove lo si utilizza. Di contro ha il vantaggio che con acque che aggrediscono, acque o fluidi aggressivi verso il rame, il nickel funziona egregiamente. Non lo sapevate questo? Interessante, vero?